Bentornati in un nuovo episodio della saga targata Hydro-Gru. Anche questa volta le immagini non sono adatte a chi soffre di vertigini, ma come è giusto, partiamo dall'inizio. Questo è lo stabilimento di Murano, ad Affi, un'enorme distesa di lastre di marmo pregiato, mobilitata esternamente da un carro ponte a cavalletto, l'oggetto dell'intervento. Al sorgere del sole, i nostri bracci telescopici sono già in loco per realizzare il delicato intervento. Fin da subito una cosa è assolutamente certa: lo smontaggio e lo spostamento di questo gigante non sarà una passeggiata, e per un'operazione così complessa saranno necessarie ben 2 Hydro-Gru che verranno comandate da Christian, del team Poloniato, e da Gianluca, del team Cristelli. Allora, oggi siamo stati chiamati da Murano per effettuare uno smontaggio di un carro ponte cavalletta con 2 Hydro-Gru. Il peso del carro ponte è di 45 tonnellate. La prima fase prevede quindi il posizionamento dei 2 veicoli in prossimità del carro ponte. La precisione è fondamentale in questo tipo di manovre, dato che le 2 macchine dovranno coordinarsi per il tiro durante tutta la durata dell'intervento. Una volta stabilizzata la macchina, attraverso un sistema di rinvii, il bozzello viene reso idoneo per il carico che dovrà affrontare. Successivamente, il veicolo viene caricato delle sue zavorre ed è quindi pronto per sbracciare. La prima Hydro-Gru è piazzata. Ora tocca alla KT 160 di Gianluca. L'iter da seguire è sempre lo stesso. Dopo aver mosso il veicolo tramite radiocomando ed aver stabilizzato i piedi, verranno aggiunte le zavorre che permetteranno alla macchina di essere operativa. Un ultimo check sul piano da seguire e i 2 gruisti sono pronti per effettuare il sollevamento. Ora le Hydro-Gru sono pronte all'azione, ma in cosa consiste il piano? Consiste in smontare prima la parte sotto delle gambe e poi tutto il basamento sopra verrà calato giù. E del carro ponte cosa sarà? Verrà preso da qua, spostato dall'altra parte e rimontato tutto quanto come adesso. Tutto chiaro. Che il sollevamento abbia inizio. Il prossimo passo consiste nell'agganciare la cima del carroponte ad ambedue le Hydro-Gru. Questa operazione verrà svolta da un operatore munito di piattaforma aerea. Una volta allacciati, i 2 gruisti dovranno muoversi all'unisono per garantire la stabilità del basamento superiore. È stato effettuato l'utilizzo di 2 autogru per equilibrare il peso sia da una parte che dall'altra, anche perché i pesi sono un po' sbilanciati come cavalletta. Le 2 Hydro-Gru hanno preso il controllo del carroponte e lo stanno sollevando, permettendo l'inizio della fase di smontaggio. La rimozione della parte inferiore è la più semplice e rapida. Una volta rimossa, il carroponte è sotto il controllo delle 2 macchine. Ed ora è il momento delle 4 massicce gambe. Dato il peso e le dimensioni, le 4 zampe verranno smontate una alla volta. Terminata anche questa fase, verranno messe da parte per essere poi trasportate e rimontate nel nuovo sito. Ora l'opera comincia ad essere in una fase avanzata. Le gambe sono state rimosse ed è rimasto solamente il basamento superiore che dovrà essere calato con delicatezza e in sinergia dalle 2 Hydro-Gru.
Mentre il gigantesco basamento viene trasportato sempre più in basso, il resto della squadra prepara le tavole su cui verrà posato. Questi sono i passaggi finali. Prese le ultime misure, il basamento può atterrare. Ancora una volta, la Hydro-Gru KT 160 dimostra la sua versatilità e affidabilità in ogni genere di situazione, soprattutto se mossa in coppia con una sua gemella. Abbiamo utilizzato 260 Hydro perché sono macchine veloci da piazzare, sono più competitive, nel senso la tipologia di macchina è adatta a questi lavori. Ora non resta che posizionare il tetto in modo da essere trasportato. Ancora poche manovre e l'intervento sarà del tutto completato. Detto fatto, il basamento è pronto per essere agganciato e portato nella sua nuova casa. La missione è compiuta. Ora non resta che rimuovere le zavorre e riportare i piedi stabilizzatori ai blocchi di partenza. Ai due gruisti non rimane che tornare a casa e godersi il meritato riposo, in vista della prossima sfida ad alta quota.